Ciao e benvenuto o benvenuta in questa seconda lezione di questa sezione dedicata al sistema dei permessi in cui andremo a vedere questo secondo punto, cioè i livelli di autorizzazione, analizzando quelle che sono le autorizzazioni di default del sito SharePoint e come possono essere modificate, le impostazioni di condivisione del sito, perché potrà essere condiviso tutto il sito o singoli oggetti del sito, come per esempio i file, la gestione degli accessi degli utenti guest, cioè degli ospiti, cioè degli utenti esterni all'organizzazione che poi abbiano o meno un account Office 365 o privato, le impostazioni delle autorizzazioni avanzate alle quali abbiamo visto come si arriva nella lezione precedente e poi come si aggiungono i membri e come si cambiano le autorizzazioni dei membri. Quindi vediamo innanzitutto come sempre le diapositive, autorizzazioni di default e modifica. Quindi i proprietari di default hanno il controllo completo del sito, i membri hanno il potere di modifica. Ovviamente questo potere di modifica che vedi qui può essere sempre cambiato riducendolo in sola lettura o aumentandolo a proprietario, quindi un membro può essere elevato a proprietario e quindi in quel caso avrà il controllo completo del sito. È chiaro che chi lo eleva a proprietario ha sempre il potere di poi ridurlo a un semplice membro in modifica o addirittura a un membro che ha solo poteri di lettura. Quindi chi è il proprietario del sito, chi ha creato il sito o chi è stato reso tale dal creatore, se trasforma un membro in proprietario. I membri sono quelli che vengono invitati dal proprietario, che quindi possono modificare. E qui bisogna fare attenzione a come è impostata la privacy del sito, perché se la privacy è impostata sul pubblica, tutti i membri dell'account Office 365 possono modificare il sito, mentre se quando viene creato il sito o in un momento successivo la privacy viene impostata su privata, allora in quel caso soltanto gli invitati saranno membri e quindi potranno fare di default la modifica oppure quello che verrà loro concesso di fare da chi è proprietario del sito. E poi ci sono i visitatori che non fanno parte dell'account Office 365 che possono soltanto vedere i contenuti del sito del team. Poi abbiamo le impostazioni di condivisione del sito, quindi ci sono 3 oggetti di condivisione, l'intero sito, i file o intere cartelle, quindi con all'interno n file, e qui si possono andare a impostare varie tipologie di condivisione. Quindi la prima, i proprietari membri del sito possono condividere file, cartelle e il sito. Gli utenti con autorizzazione di modifica possono condividere file e cartelle, quindi i proprietari membri possono condividere tutto, file, cartelle, sito. Seconda possibilità, proprietari membri del sito e gli utenti con autorizzazioni di modifica possono condividere file e cartelle, ma solo i proprietari del sito possono condividere il sito, quindi i membri e gli utenti con autorizzazioni no. Terza possibilità, solo i proprietari del sito possono condividere file, cartelle e sito, quindi tutti gli oggetti potranno essere condivisi solo da chi è proprietario del sito, nemmeno dai membri. Poi qui come si possono attivare le richieste di accesso, si possono consentire le richieste di accesso oppure si possono disattivare. Nel caso in cui siano attivate si può scegliere chi le riceve, solo i proprietari oppure si può specificare un indirizzo di posta elettronica di un membro dell'account Office 365 che può ricevere queste richieste. Poi abbiamo la gestione dell'accesso degli utenti guest, nel senso che gli utenti guest poi vedremo come si invitano, ma per gli utenti guest potrebbe essere impostata anche una scadenza di accesso. Io voglio far vedere un contenuto a una determinata persona esterna all'organizzazione, magari un corso di formazione che poi glielo voglio vendere e farò vedere le lezioni per 10 giorni, un corso di formazione di qualsiasi tipo e quindi posso impostare una scadenza di accesso che poi potrò anche prorogare. Le impostazioni delle autorizzazioni avanzate, abbiamo visto come si raggiunge l'ambiente delle autorizzazioni avanzate nella lezione precedente e poi abbiamo l'aggiunta di membri e il cambio di autorizzazione, quindi lo potremo fare da vari ambienti. Vedremo che ci sono 2 possibilità per fare questa cosa. Quindi procedendo con ordine sul sito SharePoint andiamo a vedere autorizzazioni di modifica le autorizzazioni di default e come possono essere modificate. Quindi andiamo sul sito SharePoint
e per compiere qualsiasi tipo di operazione sulle autorizzazioni dobbiamo, ora appena compare la rotellina, eccola, cliccare sulla rotellina e andare qui su autorizzazioni del sito. Ecco, qui vediamo subito che ci dice i poteri dei vari soggetti, quindi proprietari del sito, controllo completo, membri del sito, controllo limitato, se apro vedo che hanno il potere di modifica, proprietari del sito, controllo completo, i visitatori non hanno nessun controllo. Quindi io qui ovviamente potrò andare anche a modificare queste impostazioni, nel senso che dovrò andare a vedere chi sono i membri di questo sito per modificare le impostazioni. Come posso fare a vedere chi sono i membri? Posso andare qui su aggiungi membri e qui mi dà l'elenco dei membri. Io sto andando ad aggiungere dei membri, qui mi dà l'elenco dei membri, come vedi io per fare le diapositive poi ho aggiunto questi membri e ho aggiunto anche quest'ospite. Potrei andare qui e questo membro, Cristina Bianchi, farlo diventare proprietario. Oppure una volta che l'ho fatto diventare proprietario potrei tornare qui e ridurlo a membro. Ovviamente in questo caso non c'è il potere da parte mia, che ora sto amministrando questo sito, di ridurre questa persona con il potere di sola lettura, perché a monte, come vedremo nel sistema delle autorizzazioni avanzate, io ho dato determinati poteri al gruppo SharePoint di cui fa parte questa persona, e quindi io qui in qualità di SharePoint Administrator non posso andare a modificare quell'impostazione data dall'amministratore a monte. E poi vediamo, andiamo con ordine, impostazioni delle condivisioni del sito, quindi torniamo sul sito SharePoint e andiamo sempre in autorizzazioni del sito e andiamo a modifica il metodo di condivisione, e quindi qui vediamo quello che abbiamo visto prima nelle diapositive. Quindi i proprietari membri del sito possono condividere tutto, file, cartelle e sito, quindi sia i proprietari che i membri. I proprietari membri possono condividere file e cartelle, ma solo i proprietari possono condividere il sito, oppure solo i proprietari possono fare tutto. Quindi soltanto il proprietario del sito o anche il membro che dal proprietario è stato elevato a proprietario egli stesso potrà fare queste operazioni di condivisione dei file, delle cartelle e del sito. E qui poi la gestione delle richieste di accesso, come abbiamo visto precedentemente. Sempre andando con ordine, andiamo a vedere la gestione degli utenti guest, quindi anche in questo caso dovremo sempre aprire le autorizzazioni del sito. Qui c'è scadenza del guest e qui c'è scritto che l'organizzazione non richiede l'accesso guest per scadere, l'organizzazione richiede agli ospiti a perdere l'accesso al sito dopo 0 giorni, nel senso che a monte in questo account Office 365 non è stata impostata una scadenza per gli ospiti. Potrebbe essere impostata, e se lo fosse io potrei andare qui, digitare il nome della persona, vedere quando scade l'accesso alla visione del sito, anche revocarlo prima oppure prorogarlo per un altro po' di tempo. Andiamo a vedere un altro punto, le impostazioni delle autorizzazioni avanzate. Questo sorvoliamo perché lo abbiamo visto già nella lezione precedente, qui si trattava soltanto di vedere come ci si accede. E poi abbiamo l'aggiunta di membri e il cambio di poteri, che in pratica abbiamo già visto precedentemente. Comunque rivediamolo rapidamente: autorizzazioni del sito, e da qui io posso andare a modificare i poteri della persona. I poteri della persona li posso modificare, ecco, cogliamo l'occasione per fare questo, anche da qui posso cliccare qui sul sito SharePoint, quindi senza aprire la rotellina autorizzazioni sito, posso cliccare qui sui membri, qui mi dà il numero dei membri che fanno parte di questo sito SharePoint, apro e posso compiere le stesse operazioni che potevo compiere dall'altra parte. Quindi questo, per esempio, Roberto Rossi da membro lo posso far diventare proprietario del sito, e per esempio ora avrà il potere di compiere tutte le operazioni di condivisione del sito intero, dei file e delle cartelle. Ti aspetto nella prossima lezione.
Ciao.